Si avvicina il mondiale 2026 di USA, Canada e Messico ed è tempo di familiarizzare con le nuove regole inserite dalla IFAB per evitare le perdite di tempo e non solo perché cambia anche il protocollo VAR, apro parentesi, addio al ripescaggio dell'Italia. Le novità sono tante, quindi prestate attenzione. Sarà il mondiale della tolleranza zero, già in questa stagione è stata introdotta la prima novità del pacchetto di regole, ovvero gli 8 secondi concessi al portiere per rinviare il pallone. Lo sapete, dopo l'avvertimento l'arbitro conta alla rovescia 5 secondi, trascorsi i quali viene concesso il calcio d'angolo all'avversario. Ebbene, questa regola si estende anche alle rimesse dal fondo e alle rimesse laterali. Il limite è sempre di 8 secondi con un conto alla rovescia a partire dal quinto. Nel caso della rimessa dal fondo ritardata è assegnato il calcio d'angolo agli avversari, mentre per la rimessa laterale l'arbitro decreta il cambio. Novità anche per le sostituzioni: una volta che il quarto uomo mostra la lavagnetta luminosa, il calciatore sostituito ha 10 secondi di tempo per uscire dal campo servendosi della linea più vicina. Cosa accade se ciò non avviene? Che il calciatore esce comunque, ma il sostituto dovrà attendere la prima interruzione di gioco per poter entrare. Nel frattempo la sua squadra giocherà in inferiorità numerica. Abbiamo già avuto un esempio pratico nell'amichevole tra Islanda e Giappone con l'islandese Lilson, che ha impiegato più di 10 secondi per lasciare il campo e pertanto la sua squadra è rimasta momentaneamente in 10 e proprio in questo frangente il Giappone ha segnato. Non si fanno eccezioni neanche con l'ingresso in campo dei sanitari. In caso di infortunio il calciatore infortunato deve attendere un minuto prima di rientrare in campo. Questa regola non si applica in due circostanze: la prima in caso di ammonizione o espulsione del calciatore che ha causato l'infortunio con un intervento falloso; la seconda nel caso in cui l'infortunato sia il portiere, poiché non è possibile giocare senza. Se non sbaglio fu Antonio Cassano ad inventarsi la mano davanti alla bocca per parlare a un compagno o avversario. Da questo mondiale non sarà più possibile, nel caso specifico, quando gli avversari discutono animosamente tra loro, chi coprirà la bocca con la mano sarà sanzionato con il rosso diretto. Se invece i modi sono tranquilli e pacati, non verrà preso nessun provvedimento disciplinare. Questa misura serve per evitare gli insulti e in particolar modo quelli a sfondo razzista. Cartellino rosso anche per chi abbandona il terreno di gioco per protesta senza autorizzazione dell'arbitro. Sono previsti 3 minuti di pausa intorno al minuto 22 di ciascun tempo per consentire ai calciatori di bere, ma questa non è una vera e propria novità, in quanto abbiamo già il cooling break che era intorno al 25esimo, quando le temperature sono alte. E siamo giunti alla novità che per me è la più importante, ossia il protocollo VAR. Sarà possibile servirsi di questo prezioso strumento in caso di seconda ammonizione che, come sapete, porta all'espulsione, ma anche sull'assegnazione dei calci d'angolo con il silent check, operazione che si svolgerà velocemente mentre le squadre si posizionano. Cosa ne pensate di queste modifiche al regolamento introdotte dalla IFAB per la Coppa del Mondo 2026? Serviranno ad evitare perdite di tempo? Si poteva fare di meglio? Scrivetelo nei commenti, iscrivetevi a Blemos de Calcio e ci vediamo al prossimo video.